Teopompo sostiene che presso i Tirreni le donne sono tenute in comune, che hanno molta cura del loro corpo e che spesso si presentano nude tra gli uomini, talvolta anche tra di loro, in quanto non è disdicevole il mostrarsi nude. Stanno a tavola non vicino al marito, ma vicino al primo venuto di coloro che sono presenti e brindano alla salute di chi vogliono. Sono potenti bevitrici e molto belle da vedere. I Tirreni allevano tutti i bambini insieme, ignorando chi sia il padre di ciascuno di essi. Questi stessi ragazzi vivono nello stesso modo di chi li mantiene, passando parte del tempo ubriacandosi e cambiando di continuo donna. Non è riprovevole per i Tirreni abbandonarsi ad atti sessuali in pubblico o talora circondando i loro letti di paraventi fatti con rami intrecciati, sui quali stendono dei mantelli. Come tutti i barbari che abitano ad Occidente, si strofinano il corpo con la pece e lo rasano. Insomma, non sono descrizioni molto edificanti quelle trasmesse da Teopompo attraverso Ateneo, i dei ipnosofisti, sofisti a banchetto. Tuttavia rappresentano un'immagine dell'universo etrusco che trova corrispondenza in quello che vediamo accanto a me in questa splendida urnetta cineraria, dove vediamo una donna da sola nell'atto di cospargersi una mano con degli unguenti profumati, o nel celebre sarcofago degli sposi alle mie spalle. Questi due oggetti sono sostanzialmente contemporanei, siamo intorno al 530-520 a.C., di fronte all'immagine di una società, quella etrusca, nel pieno della sua fioritura. Siamo infatti alcuni decenni, 2 dopo la battaglia di Aleria. In questo momento gli Etruschi si apprestano a contendere a Cuma il controllo della Campania e saranno sconfitti nel 524 a.C., sono investiti da quella corrente artistica che chiamiamo ionica per effetto della presenza di artigiani provenienti da quella Turchia, da quella Grecia ionica da cui traevano origine i Focesi, gli stessi che si scontrarono ad Alalia nel 540 con Etruschi e Cartaginesi. Siamo quindi 1 secolo e mezzo prima del periodo in cui Teopompo scrive, ma l'effetto che i greci provavano guardando le donne degli Etruschi era più o meno questo fin dal loro primo incontro, probabilmente già dall'8 secolo a.C., l'immagine di una società nella quale le donne avevano un posto privilegiato rispetto ai costumi dei greci, potevano sedere accanto ai loro uomini sul letto a degustare del buon vino. Certamente non erano delle prostitute come ce le fa apparire e come appare anche in testi di autori latini, di autori latini come Plauto, che addirittura dice che le donne etrusche si procuravano la dote con la prostituzione. Lo vediamo molto bene dalle due nostre protagoniste, sono pienamente vestite e non nude, entrambe indossano le splendide scarpe tipiche delle donne etrusche, i calcei repandi, cioè con la punta ripiegata all'insù, e sono abbigliate secondo la moda della fine del VI secolo, con il tutulus, questo cappello appuntito, e qui in particolare è visibile una splendida collana d'oro e probabilmente anche di ambra, come le tante che sono state trovate nell'Etruria meridionale e anche a Spina. Probabilmente anche la nostra sposa del celebre sarcofago indossava dei gioielli, ma dovevano essere oggetti originali, addirittura alle orecchie ancora i fori nei lobi per indossare degli orecchini. Dovete immaginarle, lo si vede meglio nell'urnetta, completamente colorate, il colore non si conserva, prevale quello della terracotta, dell'argilla, un po' più chiara, un po' più scura nel caso del sarcofago, e i colori dovevano dare vitalità sia alle vesti sia ai loro corpi. Le donne, come era prassi, avevano la pelle bianca proprio perché non dovevano esporsi al sole, altro che girare nude, come diceva Teopompo. Ci colpiscono per la loro bellezza, certo, questo lo ha evidenziato anche il retore greco.
Sono belle, questa è la bellezza tipica dell'arte ionica, con quel sorriso arcaico, allungato, che le fa apparire quasi delle orientali, ma è un espediente estetico che voleva semplicemente enfatizzare il loro sguardo, le loro labbra, consentendo anche una visione laterale e non solo frontale. Probabilmente il gesto che caratterizza la sposa privata degli oggetti che doveva portare in mano non è dissimile da quello che compie la nostra urnetta. Immagino la presenza di un unguentario, forse non però rivolto a se stessa, forse in questa composizione la donna sta preparando il marito, lo sposo, al suo ultimo viaggio. Non abbiamo informazioni sul rituale utilizzato per il celebre sarcofago degli sposi. Molto probabilmente anche in questo caso abbiamo un'incinerazione, ma le dimensioni monumentali non consentono di escludere altre possibili ipotesi. Si compone di 4 parti, quindi poteva essere aperto e contenere per l'eternità il defunto al suo interno, riproponendolo nelle sue fattezze, in quelle sembianze di vita quotidiana che appartenevano ad uno dei momenti più belli per le giornate degli Etruschi, così come quelle dei Greci. Il bere insieme, il mangiare insieme, l'abbracciarsi, insomma quella vitalità pulsante che rendeva così moderna la società etrusca. E in questa società una certezza l'abbiamo: le donne erano importanti. Siamo lontani dai vertici che abbiamo solo recentemente raggiunto di eguaglianza, e non sono nemmeno spesso tali, ma questo ci fa apparire l'universo degli Etruschi più moderno e più vicino a noi, con queste splendide donne che fanno quasi da messaggere fra l'antico e il presente.